Buongiorno, sono Anna Sertorio e rappresento il Podere ai Valloni. Azienda storica dell'Alto Piemonte e di Boca in particolare. La nostra è la prima azienda ad avere iniziato la produzione del Boca fin dalle origini nel 1969, quando nasce la denominazione. Oggi il Podere ai Valloni è all'interno del Parco del Monte Fenera, quindi area protetta, e sui suoli del supervulcano della Valsesia, quindi rocce che danno ai nostri vini le loro caratteristiche tipiche legate a una grande acidità e a una mineralità che li rende unici. Questi suoli sono davvero soltanto tipici di questa zona. La nostra azienda si compone di 3 ettari di vigneto che conduciamo con agricoltura biologica dal 2011. È una scelta di famiglia che abbiamo fatto, consapevoli dell'importanza della tutela vuoi dei suoli, vuoi della salute e delle vigne di questa zona. Una scelta difficile perché, come oggi vediamo, il clima di queste zone non è un clima mite, è un clima che rende difficile la coltivazione già in condizioni normali, a maggior ragione nel regime biologico, che è più restrittivo e più difficile da condurre. È una scelta tuttavia che portiamo avanti con grande fiducia e che ci porta a produrre i vini unicamente utilizzando le nostre uve. Produciamo circa 10.000 bottiglie l'anno, suddivise su 3 denominazioni: Colline Novaresi Rosso Sas Rus, che prende il nome dai sassi rossi che abbiamo nel vigneto, che è 50% Nebbiolo e 50% uva rara. Vino fresco, giovane, gioviale, nato per accompagnare un pasto semplice, una merenda, un aperitivo. Il secondo vino è il Gratus, che è invece un Colline Novaresi Nebbiolo, 85% Nebbiolo e 15% Vespolina, che fa un anno di passaggio in legno per acquisire maggiore struttura e poi ancora affinamento in bottiglia. Il terzo, che è poi il vino di punta cosiddetto, è il Boca Vigna Cristiana, che noi produciamo sin dal 1983 e che fino al 2010 è stato il nostro unico vino. Vigna Cristiana perché Cristiana è mia madre, che è stata colei che ha restaurato la casa, gli edifici, e ha curato anche la ristrutturazione del vigneto, e quindi mio padre le ha voluto dedicare il vigneto che si chiama Vigna Cristiana. Il nostro Boca è 70% Nebbiolo, 20% Vespolina e 10% uva rara, secondo il disciplinare originario, e fa un affinamento in botte di oltre 36 mesi prima di un ulteriore passaggio in bottiglia di almeno un anno. È un vino che si presenta molto strutturato e complesso, in cui il Nebbiolo, nella sua austerità tipica dell'Alto Piemonte e dei suoli di queste zone, si sposa bene con la Vespolina, che dona una spezia elegante, un sentore di pepe tutt'affatto particolare che caratterizza i vini di queste zone, e l'uva rara, che tradizionalmente veniva utilizzata per dare un po' di corpo, ha lei stessa una sua spezia varietale, e che noi continuiamo a mantenere nel blend del Boca. Se devo descrivere i miei vini in 3 parole, penso prima di tutto a biologico, poi alla schiettezza. Noi assecondiamo semplicemente quello che viene dalla vigna, non facciamo nessun tipo di forzatura in cantina, e alla tipicità. Tipicità significa tante cose, significa l'insieme delle caratteristiche che derivano dal microclima particolare di questa zona, dai suoli, il supervulcano della Valsesia, dall'altitudine. Siamo a 480 metri sul livello del mare, e quindi si parla di vini di collina con caratteristiche peculiari legate anche proprio al passaggio dell'aria. L'etichetta è opera sempre di quella cristiana di cui dicevamo prima, a cui abbiamo delegato tutta la parte estetica dell'azienda. Vedete rappresentati i valloni e la cicogna nera. La cicogna nera è il simbolo del Parco del Monte Fenera, perché è un animale molto raro che vola in queste zone, ed è uno di quegli indicatori ecologici, perché è un animale timido che vola soltanto nelle zone in cui il dintorno e l'ambiente sono effettivamente preservati e tranquilli. In questa zona si coltiva la vite, si produce il vino dai tempi dei Galli e dei Romani, fino ad arrivare alla coltivazione professionale del Nebbiolo. Proprio qui, questo è il vigneto numero 1 dell'Albo dei Vigneti del Boca. Il Podere ai Valloni è anche una dimora storica, perché qui sorgeva un osservatorio ai tempi di Maria Teresa d'Austria, e quindi risale a molto tempo fa, siamo nel 1700-1720. Che cosa significa per noi essere in Alto Piemonte? Significa sapere di essere in una zona
zona per tanto tempo trascurata, ma adesso assistiamo a una fantastica ripartenza. Percorrendo la Traversania, che è la zona dove noi siamo, si vedono tanti vigneti nuovi, bellissimi, che caratterizzano il paesaggio, che recuperano il paesaggio e fanno vedere nuovamente la morfologia delle colline di queste zone che prima erano state riconquistate dal bosco. E quindi andiamo in una direzione di eccellenza, una selezione di produttori che lavorano davvero tanto sulla qualità, e quindi neanche gli eventi degli ultimi mesi ci spaventano, perché siamo consapevoli che l'Alto Piemonte non si ferma e anzi cresce continuamente.